Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di unboxing. Vi anticipo, sarà un video molto ricco dedicato a prodotti della HFK in italiano, che ci ha inviato una soluzione completa di CarPlay universale molto interessante, un prodotto veramente premium con delle caratteristiche eccezionali. Siamo curiosissimi di testarlo. Qui troviamo un cappellino molto carino, molto ben realizzato, che ci hanno spedito, e una serie importante di scatole, tutte ben realizzate, devo dire. Andremo subito a escludere quelli che sono gli accessori. In questo caso vediamo c'è una pellicola in vetro, ovviamente sagomata per questo dispositivo da 6 pollici, è inutile che stia ad aprirla, è una pellicola in vetro protettiva. Qui troviamo il classico parasole parariflessi opzionale. Noi possiamo sempre scegliere se montarlo o meno, se preferiamo avere un dispositivo più sottile oppure se è necessario per noi avere questo tipo di protezione. Dipende anche un po' dalla nostra moto e dal cupolino, come si sviluppa, se in qualche modo protegge dai riflessi o meno. Gli utilissimi sensori per monitorare la pressione dei pneumatici, un telecomando per gestire tutto da manubrio e non affidarci unicamente al touch, un supporto per traversino da 12-13 mm molto comodo se vogliamo avere un'installazione più aderente al nostro supporto senza utilizzare agganci che occupano più spazio. Questa è sempre la soluzione più minimalista e più comoda, ed è bello che loro abbiano a catalogo tutte le soluzioni per farci montare il dispositivo nella migliore maniera possibile, per farlo combaciare perfettamente alla nostra moto. Due telecamere HDR 2K 30 fps, qui vediamo alcune caratteristiche: 140 gradi di campo di visuale, apertura 1.8, 6 lenti combinate, una visione notturna di qualità, e qui poi ci parla probabilmente del sensore e delle capacità del sensore stesso. Qui vediamo il contenuto, le due telecamere, il cablaggio, i supporti e gli adesivi, qualche fascetta per il montaggio stesso. Tra poco andremo a spacchettare. Infine il dispositivo vi anticipo che ha un bel peso la confezione. Qui andiamo a vedere già il contenuto della scatola: CarPlay, cablaggio, attacco universale, tool per attaccare il tutto, e basetta stile BMW universale, che ci permetterà quindi uno sgancio rapido molto interessante. Infatti qui nelle illustrazioni, devo dire, molto ben realizzata questa scatola. Troviamo Universal Quick Release for All Models, cioè uno sgancio rapido per tutti i modelli, compatibile anche con sistema BMW, ed eventualmente potremo anche sfruttarlo in auto. Quindi veramente una soluzione spettacolare, perché è universale a 360 gradi. 5.7 è la dimensione dello schermo, 1920 x 1080, quindi Full HD, 1200 nits, HDR video, GPS integrato, wifi doppia banda, aggiornamenti gestiti dal dispositivo stesso on the air, mobile app, GPS track playback si preannuncia molto interessante, in fase di recensione ve ne parlerò. Real time display, qui ci parla anche della pressione dell'aria come valore indicato in tempo reale, altitudine, IP69, ovviamente a livello di certificazione per polvere e acqua, resistente alle alte e alle basse temperature, resistente ai raggi solari, le telecamere 2K HDR, i sensori gomme opzionali e infine il telecomando. Un po' tutto quello che abbiamo già visto poco fa. Adesso andiamo a spacchettare e vedere il contenuto, ma vi anticipo davvero che questo si preannuncia come il CarPlay più unico che abbiamo recensito, anche per delle caratteristiche di resistenza davvero spettacolari. Ho avuto modo di vedere alcuni video, come è stato maltrattato, e resiste a tutto. E vedete anche la grafica, è una grafica molto da esploratore, perché ci fornisce tutti i dati in tempo reale. Vedete la geolocalizzazione, l'altitudine, la velocità, massima altitudine, il barometro. Veramente devo dire un sistema molto particolare. Ha una memoria integrata, non solo quella espandibile. Andiamo quindi ad aprire il tutto. Partiamo dagli accessori, che sono più semplici da spacchettare. Vedete la cura del prodotto, veramente eccezionale, il packaging molto ben fatto,
la sagoma dei motociclisti che si vede in controluce, lucido su opaco, istruzioni cartacee, molto bello il packaging. Qui troviamo i sensori, vedete la confezione come ben realizzata, il classico dado antifurto e la chiavetta, anch'essa davvero ben realizzata, marchiata HFK. Devo dire che a livello di qualità è qualcosa di sorprendente questo prodotto, anche nei minimi dettagli, vedete anche la confezione, anche qui in alto, davvero molto ben realizzata, complimenti a questo brand. Passiamo quindi al telecomando, stessa cura di dettagli anche qui. Qui troviamo il telecomando con una filettatura, la possibilità di sostituire ovviamente la batteria a bottoncino, i tasti per gestire chiamate, telecamere, scatti fotografici, e in confezione ovviamente poi troviamo tutto l'occorrente per attaccarlo al manubrio o sfruttare i cavallotti degli specchietti, scegliere quindi il modo migliore per montarlo sul nostro manubrio. Ovviamente è una soluzione wireless che si connette al dispositivo tramite Bluetooth, quindi davvero comoda e non necessita di cavi a vista. Arriviamo quindi alle telecamere, anche queste molto ben confezionate. Vediamo che in questa scatolina ovviamente ci saranno tutti i cablaggi che non sto qui ad aprire in questo momento, perché tanto avremo modo poi di vederli nella recensione completa. Ci tenevo solo a mostrarvi la qualità delle telecamere con la qualità costruttiva, con il marchio HFK stampato sulla telecamera stessa. Naturalmente qui troveremo i cavi e gli occhiali in metallo per poi montarli sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore. Ecco questi. Finalmente direi di dedicarci al dispositivo principale. Come detto, la scatola ha un peso importante perché comprende tutti i materiali di installazione, tutti i supporti, e sicuramente tutto è realizzato con materiali di qualità per durare nel tempo. Andiamo ad aprire e ci troviamo di fronte a questo cartoncino. Lo apro con voi. Troviamo degli adesivi molto ben fatti e riflettenti della 3M, devo dire, la qualità si vede anche su questo. Dei fogli di benvenuto con dei codici QR e una pezzolina custodia, probabilmente è una custodia per trasportare il nostro dispositivo, che, come vi dicevo, si sgancia rapidamente e facilmente come sulle BMW. Andiamo a prendere quindi il nostro CarPlay. Ragazzi, devo dire che ora capisco perché è indistruttibile. Tutti i tasti gommati fisici, dall'ottimo feedback, Home, Select, Enter, Screen, Connect, Record. Quindi abbiamo la possibilità di gestire tutto anche con tasti fisici, come detto, anche per un banale riavvio. Vedete la precisione, ci vengono anche detti i newton metri a cui devono essere stretti questi dadi esagonali. Questo proprio è il sintomo di cura. GPS, il prodotto è dotato di GPS integrato. Ragazzi, è tutto in metallo, cioè questo è indistruttibile, lo possiamo lanciare. Io ho veramente visto dei video, magari vi pubblicherò uno spezzone dove viene preso a calci e lanciato. Qui troviamo lo sportello USB, ovviamente tutto è a chiusura impermeabile per rispettare la certificazione che vi ho citato prima. Che dire, ragazzi, si preannuncia come un CarPlay diverso dagli altri. Qui cablaggi e tool di installazione, quindi non sto neanche a mostrarveli più di tanto. Vedete tutti i cavi ovviamente fatti benissimo, confusibile, e tutti i tool di installazione. Vi ricordo che il dispositivo si sgancia come appunto sulle BMW, però ci viene dato anche un tool portatile per avvitarlo in maniera con una chiave antifurto, per lasciarlo sulla nostra moto qualora volessimo lasciarlo appunto per una sosta lunga. Qui troviamo la basetta universale in perfetto stile BMW.
Questa la apro perché ve la voglio mostrare nel dettaglio. Ecco quello che vi dicevo, una vita proprietaria per avvitare il dispositivo ed evitare lo sgancio rapido a quel punto. Che dire, anche questa tutta in metallo, tutta ben fatta, davvero davvero spettacolare. Qui abbiamo una copertura, ecco. Come vedete replica perfettamente il sistema BMW. Andiamo a fare un test anche con il dispositivo stesso. Facilissimo agganciarlo, facilissimo sganciarlo. Perfetto ragazzi, veramente istantaneo, non sbaglia un colpo. Che dire, la qualità ragazzi si mostra subito in tutti i dettagli, ripeto, nei materiali costruttivi, nell'accoppiamento degli stessi, cioè si vede subito quando un prodotto è veramente ben fatto. In più in questa veste ha uno stile davvero rugged. Andiamo a vedere anche il supporto, in questo caso il supporto da manubrio. Troviamo i classici anelli adattatori per i vari spessori dei manubri stessi, le viti ovviamente antifurto e una staffa anch'essa, ragazzi, fatta benissimo, in metallo opaco. Come vedete tutti i dadi sono antifurto, quindi serve la chiave in dotazione per poter avvitare e svitare queste viti. Qui avremo l'attacco universale. Se invece sfruttiamo quell'attacco da traversino, andremo a evitare tutto questo attacco e sarà molto più slim attaccato al traversino della nostra moto. Sono veramente stupito per la qualità di questi componenti. È un unboxing molto ricco, ci siamo dilungati perché ovviamente sono tanti i prodotti presenti in questo unboxing e ci tenevo a mostrarveli tutti. Il modello è HC50RM, tra le tante cose non vi avevo detto proprio il nome del modello. HC50RM è un CarPlay, come detto, universale, quindi va bene sia per BMW sia per tutte le moto. Se lo andremo a mettere su una BMW funzionerà tranquillamente, se lo andremo a mettere tramite questa basetta su qualsiasi modello andrà benissimo, potremo sfruttare le telecamere o meno. Su BMW riconoscerà la Wonder Wheel, sugli altri modelli possiamo utilizzare il telecomando in dotazione. Ed eccoci quindi dopo il video di unboxing alla recensione completa di questo fantastico dispositivo. Parto da questa schermata perché è quella che lo distingue maggiormente da tutti gli altri. C'è tanto da dire su questo CarPlay, veramente devo fare i complimenti a HFK perché ha creato un modello, questo HC50RM, che davvero si è dimostrato unico in molti sensi. Innanzitutto partiamo dalla struttura veramente indistruttibile, devo dire, costruzione di altissimo livello e display che si distingue da tutti i suoi competitor per un trattamento antiriflesso. L'azienda ci ha inviato una pellicola in vetro, ma io ho scelto di non applicarla, sia perché devo dire che il dispositivo è veramente molto resistente, come vedete dalle immagini che faccio scorrere in sovraimpressione, prese direttamente dal canale di HFK, vedete che davvero è un dispositivo indistruttibile. Lo hanno sottoposto a degli stress test inimmaginabili. Chiaramente possiamo comunque decidere di mettere questa pellicola in vetro, ma a mio parere possiamo anche decidere di sfruttarlo così proprio per godere appieno del display antiriflesso, che è una caratteristica unica. Ricordiamo che il display è fornito dalla Sharp, dichiarano valori di luminosità di 1200 nit, come detto ha un trattamento antiriflesso, sensore di luminosità automatica integrato, richiamabile anche da un tasto fisico, e questa è una delle caratteristiche molto particolari di questo dispositivo: tasti fisici ben realizzati, molto resistenti, che facilitano alcune operazioni
che comunque possono essere compiute tramite il touch o tramite il piccolo telecomando in dotazione che abbiamo chiaramente montato sul manubrio vicino al blocchetto sinistro. Il display tra l'altro ha una risoluzione di 1920x1080, quindi un Full HD. Vi faccio vedere subito una caratteristica molto particolare con iOS. In questo caso noi abbiamo, come vedete, la classica schermata CarPlay con icone belle grandi e risoluzione diciamo molto zoomata come la troviamo in tutti i CarPlay che recensiamo normalmente, ma se andiamo a impostare nelle funzioni dello schermo lo zoom intelligente dello schermo, vedete che in questo caso il sistema di Apple sfrutta appieno la risoluzione Full HD in questo formato di soli 5.7 pollici. Tutto diventa molto più piccolo e viene sfruttata la risoluzione nativa, quindi vedete la mappa diventa molto più estesa. Troviamo molte più icone, come fosse proprio un cellulare. E anche i widget, vedete, ne appaiono diversi rispetto alla visualizzazione normale. Chiaramente questa possibilità ha i suoi pro e i suoi contro, perché i tasti e l'interfaccia e le scritte diventano tutte più piccole, ma noi possiamo facilmente passare da una visualizzazione all'altra andando a disattivare. In questo caso vedete che il widget diventa singolo, la schermata è molto più zoomata, con una sola impostazione diversa, quindi abbiamo la possibilità di sfruttare lo spazio del display del CarPlay in maniera totalmente diversa, risoluzione nativa o icone ottimizzate più grandi. Quindi già questa è una caratteristica molto particolare. Come detto, il display non genera riflessi, quindi io vi faccio vedere sovraimpressione delle immagini di alcuni giri sulla nostra SMT e se notate vedrete il riflesso nella parte bassa del TFT della moto, mentre il CarPlay non genera praticamente riflessi se non minimi, trascurabili. E ovviamente il video e i riflessi si vedono ancora maggiormente, dal vivo li notiamo di meno, quindi il TFT è un po' più leggibile di quello che vedete in video, il CarPlay è praticamente esente da riflessi davvero, cioè è spettacolare. Mi viene da chiedere come mai non facciano i costruttori tutti i display di questo genere, ma la risposta è ovvia, perché sono display più costosi, quindi questo ci fa capire quanta qualità c'è dietro questo prodotto e quanto studio. Tasti fisici abbiamo detto, quindi questo tasto ci riporta alla home. La home ha una serie infinita di informazioni. Allora andiamo a vedere che in questa schermata, che è quella più iconica direi di questo CarPlay, troviamo anche l'altitudine e la pressione, perché l'HC50RM è capace appunto di restituirci questi valori avendo un altimetro, un barometro all'interno, e oltre a questo ha anche un GPS molto preciso, quindi devo dire che tutti i dati che rileva sono rilevati appunto attraverso il proprio hardware e non si affida al cellulare. Ovviamente il wifi, abbiamo anche il 5G per una trasmissione dati molto più veloce. Il GPS consente anche di tracciare i percorsi, quindi quando noi andremo a registrare con la telecamera i nostri percorsi avremo anche la parte GPS legata ai nostri video, quindi è una caratteristica molto bella. Abbiamo i sensori dei pneumatici già montati, quindi come vedete in questa schermata troviamo la pressione delle gomme anteriori 2.3, la pressione delle gomme posteriori 2.5, ovviamente possiamo regolare tutte le unità di misura e personalizzarle. La grafica ricorda un po' i TFT di Ducati, devo dire, molto bella, e lo studio di questi colori a contrasto nero-bianco fa sì che sia unito al display antiriflesso, tutto sia sempre molto visibile in tutte le condizioni. Per passare alla visualizzazione delle telecamere possiamo premere il tasto sul display, possiamo premere il primo tasto da destra che è dedicato alle telecamere. Nella modalità telecamera abbiamo tanti dati: pressione delle gomme, in questo caso R, che vuol dire rear, quindi telecamera posteriore. Questo vedete sta inquadrando un mobiletto del nostro studio con delle macchinine da modellismo, e i dati della bussola, altitudine, pressione. Nello 0 troviamo il dato dell'altitudine del GPS
mentre questo è dato dall'altimetro. L'altezza massima è il valore registrato in queste settimane di prova del prodotto, quindi 589 metri. Andando a toccare il display passiamo alla visualizzazione della frontale e in piccolo della posteriore. Qui troviamo tutte le impostazioni riguardanti video, filigrana video, quindi bussola, altitudine, latitudine. Possiamo anche inserire la velocità, pressione dell'aria, altitudine GPS, etichetta della data. Qui possiamo scattare delle foto anche dal telecomando su un manubrio, possiamo fare queste operazioni. Per passare dalle varie telecamere possiamo fare uno swipe sul display, ma a mio parere il sistema che rimane più comodo è sfruttare il telecomando, perché abbiamo un tasto dedicato, tasto centrale ok, che ci permette quindi di andare a fare velocemente questa operazione. Quindi il telecomando su manubrio ci consentirà di scattare foto, di fare uno switch tra le telecamere anteriore e posteriore in tutte le varie modalità, quindi telecamera singola oppure picture in picture, e infine blocco video per far sì che questo video venga salvato e non sovrascritto nelle prossime registrazioni, perché ovviamente diciamo come tutti i sistemi DVR di registrazione le telecamere poi sovrascrivono i file. Quando noi andiamo a premere il blocco video, questo file verrà salvato. Quindi come vedete è molto semplice passare dalle varie telecamere. Ovviamente adesso siamo in studio, non riesco a mostrarvi la strada, però vi rendete conto di come sia semplice gestire le telecamere e di quante informazioni siano visibili comunque sul display. Ne approfitto anche per farvi vedere una modalità che rende ulteriormente unico questo dispositivo. Abbiamo visto già un po' le impostazioni nel video di unboxing, veramente ricchissimo. Qui abbiamo la pressione dei pneumatici che poi possiamo impostare andando lì a inserire il range per gli avvisi di pressione troppo alta e pressione troppo bassa, il telecomando che abbiamo ovviamente associato, l'interfono che viene gestito tramite telefono nella migliore delle possibilità. Qui abbiamo l'applicazione che scaricate dall'App Store. Il QR code ci consente di trovarla rapidamente. Connettendo l'app abbiamo poi la possibilità di vedere le telecamere, di gestire tutto direttamente da smartphone, una comodità ancora maggiore. Potremo quindi anche andare a impostare vari parametri della videocamera, la risoluzione, la lunghezza degli ispezioni video, il rilevamento della collisione, scaricare la scheda, fare un reset e decidere se registrare anche il suono. Davvero un'app ben fatta. Torniamo quindi alle impostazioni, luminosità automatica, scegliere se tenere attive le notifiche sonore, la modalità che andrò a mostrarvi a breve, l'avviso di guida, qui viene chiamata guida stancante, cioè per prevenire appunto colpi di sonno possiamo disattivarlo o attivarlo ogni 2 ore o 4 ore, unità di misura, lingua, fuso orario, GPS, archiviazione. Ricordiamo che esistono due versioni, una da 128 come questa e una da 256 per registrare i video. E poi qui troviamo tutte le informazioni riguardanti gli aggiornamenti e la data di attivazione e di scadenza della garanzia. Questa modalità è davvero interessante perché la modalità schermo diviso caratterizza notevolmente questo dispositivo. Andiamo a vedere come funziona. Ovviamente va attivata e disattivata con due layout diversi. Il primo ha 4 riquadri, la telecamera e il CarPlay a sinistra, il secondo 2 riquadri, telecamera e CarPlay a sinistra. Andando nella modalità CarPlay vediamo che possiamo switchare le due telecamere front e rear, utilizzare il CarPlay normalmente, avendo però solo questa parte di schermo dedicato al CarPlay stesso. Possiamo anche cambiare la risoluzione e renderla, come vedete, nativa, quindi avremo un 4x3 a livello di icona,
Se invece andiamo a impostare, come consiglio di fare, lo zoom, avremo un 4x2 a livello di icone e una visualizzazione più zoomata, meglio visibile. Qui, come detto, le due telecamere, qui tutte le informazioni: velocità, altitudine, pressione dell'aria, altitudine GPS, pressione anteriore dei pneumatici, pressione posteriore. Possiamo decidere quale vogliamo visualizzare, anche la tensione della batteria, quindi davvero comodissimo. Nell'altra modalità avremo lo stesso layout, però con 4 quadratini, quindi di base abbiamo due grafiche diverse a seconda del numero di informazioni che vogliamo. Se vogliamo sfruttare il CarPlay, avere sempre sott'occhio la telecamera e alcuni dati importanti, tutti in un colpo solo, direi che è davvero, come soluzione di viaggio, davvero ottima. Qui andremo nella modalità di schermo a cambiare grafica, servirà un riavvio e andremo a riavviare con 4 quadranti. Che dire, quindi, avviamoci alla conclusione di questa recensione. Qui vediamo l'altra schermata, ovviamente solito switch tra le telecamere, possibilità di personalizzare i vari quadratini e CarPlay gestibile sul lato sinistro. Passiamo quindi alle conclusioni. Premesso che ci sarebbero tantissime cose da dire e ci sono alcune cose da sottolineare, per esempio c'è uno sgancio rapido in perfetto stile BMW e questo dispositivo è compatibile con questo sgancio rapido universale, quindi lo possiamo mettere in questo caso su una KTM, su una Honda, qualsiasi moto, e se abbiamo una BMW prendere il solo display e fissarlo nella basetta BMW originale con la massima flessibilità e compatibilità, quindi un unico dispositivo per tutte le moto, veramente eccezionale. Abbiamo poi questa serratura con cui è possibile sbloccare il dispositivo tramite una chiavetta antifurto, che quindi ci consentirà di attivare o disattivare questo sblocco manuale per le brevi soste, quindi sarà più che sufficiente per evitare qualsiasi furto. Quando vogliamo invece sostare per diverse ore o lasciare la moto la notte fuori, ci converrà quindi andare a sbloccare la serratura e rimuovere del tutto il dispositivo. Da questo lato invece troviamo l'attacco per le telecamere, che devono essere necessariamente connesse al dispositivo ogni volta che viene sganciato fisicamente. È una presa USB di tipo C, ovviamente impermeabile. Vi ricordo che il dispositivo è venduto anche senza telecamere e che quindi possiamo scegliere la nostra configurazione in base ai nostri gusti. Qui l'applicazione è stata fatta tramite traversino da 12 mm della Givi, in questo caso sull'SMT. Abbiamo scelto quindi questo tipo di applicazione, che è davvero molto comoda, ma ovviamente in confezione c'è l'adattatore in metallo per attaccare il CarPlay a qualsiasi manubrio di qualsiasi spessore. Un'altra modalità importante che ho mancato di menzionarvi è la modalità messaggio. Andando a impostare, questo è possibile solo con iOS, un abbinamento Bluetooth con questo protocollo, questo nome Bluetooth che termina con MSG, noi avremo la possibilità quindi di visualizzare a video anche i messaggi che ci arrivano, un'anteprima, e questo è davvero molto comodo, anche se ovviamente vi invito sempre a non distrarvi con tutte queste informazioni e di sfruttare tendenzialmente i comandi vocali del vostro interfono, oppure ovviamente di fermarvi, ma nelle soste può essere comodo appunto non dover recuperare il telefono, ma poter leggere direttamente da display alcune notifiche. Concludiamo quindi parlando un po' di prezzi. Io vi invito a visitare il sito dell'azienda per vedere tutte le varie configurazioni possibili. Ovviamente la qualità si paga, lo sappiamo benissimo, per avere tutte queste caratteristiche, questa resistenza agli urti, questa ottima dissipazione del calore, perché ho dimenticato di dirvi che soprattutto in questo periodo con temperature altissime tutto il retro ha un sistema di dissipazione del calore davvero ottimo. Il dispositivo non si surriscalda mai eccessivamente da andare in blocco, come può capitare con altri apparecchi del genere. Pur avendo tantissime funzioni, tantissime caratteristiche, devo dire che le gestisce tutte perfettamente. Il prezzo per questo HC50RM comprensivo dello sgancio rapido è di circa 600 euro, più tutti gli accessori
che possiamo scegliere di acquistare al momento dell'acquisto del dispositivo oppure in un secondo momento. E tra gli accessori abbiamo appunto il telecomando che vi ho mostrato, i sensori pneumatici, le telecamere e il supporto da traversino, che io trovo davvero molto comodo. Per qualsiasi informazione supplementare, per curiosità, commenti, quant'altro, siamo a vostra disposizione. Vedete, proprio in questo momento riceviamo una notifica da TikTok e la visualizziamo tramite proprio questo modulo aggiuntivo di configurazione dei messaggi. Un'ennesima chicca software di un dispositivo davvero eccezionale a mio parere, che si distingue da tutte le altre marche. Ne abbiamo provato tanti CarPlay in questi anni, alcuni davvero premium sia a livello di prezzi sia a livello anche di qualità, ma in questo caso mi sento di dire che per una combinazione di fattori data dalla qualità hardware, la qualità software e la resistenza, nonché un display antiriflesso opaco unico nel suo genere, capacità di archiviazione interna, espandibilità, non ultimo i tasti fisici che ci permettono di gestire tutto, un display per tutti gli usi, sia per il casalavoro sia per un viaggio nel deserto. Complimenti quindi a HFK. A breve uscirà un modello un po' più economico, l'HC40, con un display un po' più piccolo. Questo è un 5.7, quello dovrebbe essere un 5 netto all'incirca, con qualche dotazione in meno e a un prezzo sicuramente più concorrenziale. Vi terremo aggiornati anche su questo nuovo modello. Come detto, quindi, se avete voglia di non scendere a compromessi e di prendere il miglior CarPlay sul mercato, io vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questo prodotto e di sceglierlo per la vostra moto. Tra l'altro la spesa sì è importante, ma vi consentirà anche una futura compatibilità nel caso in cui dovesse mai comprare una BMW, e potrete a quel punto sfruttare questo dispositivo anche sulla basetta originale. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ripeto, a commentare sul nostro sito o sul nostro canale stesso tutti i nostri contenuti. Grazie ancora per averci seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!